Il 27 maggio del 1772 ad Alençon nacque Marie-Anne Adelaide Lenormand, nota come Mademoiselle Lenormand, scrittrice, esoterista e famosissima cartomante francese. Se secondo i registri ufficiali dell'anagrafe, dunque secondo gli storici, Mademoiselle Lenormand sarebbe nata il 16 settembre del 1768, in realtà pare che le dichiarazioni della donna circa la propria data di nascita siano corrette. A nascere infatti nel 68 fu la sorella di Mademoiselle, chiamata Marie-Anne, morta dopo poche ore dalla nascita. Nel 1772, alla nascita della nota esoterista, la madre di Mademoiselle diede alla sua secondogenita ugualmente il nome di Marie-Anne, in ricordo della figlia primogenita scomparsa. Nel 1789 Mademoiselle Lenormand conobbe Monsieur Bonaventure Guyon, astrologo di grande fama, che la istruì nella lettura delle stelle. A Parigi, nel 1793, lavorando in una lavanderia, conobbe invece un'indovina, Madame Gilbert, che le insegnò i primi rudimenti di divinazione con i tarocchi di Etei. Considerato l'occultismo un'attività illecita e deprecabile, fu arrestata e incarcerata per la prima volta per un breve periodo. Uscita di prigione e incurante delle imposizioni governative, aprì uno studio di cartomanzia a Parigi, in Rue des Tournois. I suoi responsi, considerati perfettamente corrispondenti al vero, ne accrebbero la fama, tanto da diventare la confidente e cartomante personale sia di Marat, Robespierre e Antoine de Saint-Just, ai quali predisse una morte violenta, motivo per cui fu nuovamente incarcerata, sia dell'imperatrice Giuseppina e di Napoleone Bonaparte, che, infastidito dalle sue previsioni nefaste, la condusse in carcere per la terza volta. Ma Mademoiselle Lenormand non fu solo un'abile e ricercatissima cartomante, fu anche ottima scrittrice, autrice di una dozzina di opere, oltre che grande esperta nel preparare filtri, profumi, pozioni d'amore e nel confezionare sacchetti magici di protezione, pur cercando per tutta la vita di evitare i dottori, poiché aveva previsto molti anni prima che la sua morte sarebbe stata causata proprio da un errore medico. Fu però costretta a sottoporsi ad un urgente intervento chirurgico e dunque la sua tragica profezia si avverò, morendo a Parigi il 25 giugno del 1843 e lasciando ai suoi eredi una cospicua eredità. Dopo funerali solenni di grande partecipazione, fu sepolta a Parigi, a Père Lachaise, non molto lontano dalla tomba di Jim Morrison. Dopo la sua morte iniziarono a diffondersi e circolare mazzi di carte che prendevano proprio il suo nome, ossia il mazzo di Sibille Lenormand, tutt'oggi diffusissime e seconde soltanto ai tarocchi.